È stato l'unico militare italiano a iniziare la carriera da sottufficiale e a raggiungere il grado di maresciallo d'Italia. Si guadagnò il rispetto di nemici come Montgomery e ottenne brillanti successi tattici in Russia e in Africa. Eppure, per una parte d'Italia, il suo nome è ancora oggi sinonimo di tradimento. Questa è la storia incredibile di Giovanni Messe, il generale forse più abile e di sicuro più conteso della Seconda Guerra Mondiale. Per capire la sua storia, però, dobbiamo fare un passo indietro. Ciao, sono Rossana. Mettiti comodo, indossa le cuffie e lasciati trasportare dentro questa storia. Il Novecento è pieno di figure complesse, uomini forgiati nel fuoco di due guerre mondiali, la cui lealtà è stata messa alla prova da regimi crollati e nuove nazioni nate dalle ceneri. Pochi però incarnano il paradosso dell'eroe militare e della figura politica controversa come Giovanni Messe. Considerato da molti storici e persino dai suoi avversari il miglior stratega italiano della Seconda Guerra Mondiale, la sua è una parabola quasi fiabesca. È la storia di un ragazzo di umili origini, partito volontario come allievo sergente con poco più della licenza elementare in tasca, che scala ogni singolo gradino della gerarchia militare fino a toccare il vertice assoluto. Un uomo che ha comandato gli arditi nelle trincee del Grappa, che ha guidato il corpo di spedizione italiano nelle steppe ghiacciate della Russia e che ha orchestrato l'ultima, disperata resistenza in Nord Africa. Ma è anche la storia di un uomo che, dopo aver servito con fedeltà la monarchia e il regime fascista, si è trovato davanti a un bivio. La sua scelta, dopo l'8 settembre del 1943, di combattere a fianco degli alleati contro i suoi ex camerati tedeschi, ha gettato un'ombra sulla sua figura, trasformandolo da eroe a generale conteso. Come ha fatto il più celebrato tattico italiano a diventare oggetto di un dibattito così acceso? Per rispondere, dobbiamo riavvolgere il nastro e tornare a Mesagne, in provincia di Brindisi, dove tutto è cominciato. Giovanni Messe nacque il 10 dicembre del 1883 in una famiglia modesta. Quinto di 11 figli di un mastro muratore, il suo futuro sembrava segnato, un lavoro umile, lontano dai libri e dalle accademie. Ma nel giovane Giovanni bruciava un'ambizione diversa, un desiderio di riscatto che per tanti ragazzi del sud di allora aveva una sola strada, la divisa. A 18 anni, nel 1901, si arruolò come volontario allievo sergente. Non era una scelta comune per chi non veniva da una famiglia di militari, era una scommessa, quasi un salto nel buio. E funzionò. La vita militare si rivelò il suo habitat naturale. Dimostrò subito un talento per il comando e un'applicazione fuori dal comune, tanto che, dopo una prima esperienza in Cina con il corpo di spedizione inviato per la rivolta dei Boxer, riuscì a entrare alla scuola militare di Modena, uscendone sottotenente nel 1910. La sua gavetta fu lunga e dura. Combatté in Libia durante la guerra italo-turca, dove si distinse e ottenne le prime decorazioni. Ma fu la Prima Guerra Mondiale a trasformare il promettente ufficiale nel tattico che tutti avrebbero conosciuto. Sul fronte italiano, bloccato in una logorante guerra di trincea, servivano soldati capaci di azioni rapide, audaci, quasi suicide. Erano gli arditi. E Giovanni Messe divenne uno dei loro comandanti più iconici. Al comando del 9° reparto d'assalto, Messe non era un ufficiale da scrivania. Era in prima linea con i suoi uomini, guidandoli alla conquista di posizioni chiave come il Col Moschin sul Monte Grappa. Lì imparò una lezione fondamentale. La guerra moderna non si vince solo con la massa, ma con l'iniziativa, la velocità e la capacità di sfruttare le debolezze del nemico. Capì l'importanza del morale della truppa e si guadagnò la loro lealtà incondizionata. Fu ferito 2 volte, promosso più volte per merito di guerra, e il suo nome iniziò a circolare negli alti comandi. L'esperienza con gli arditi forgiò il suo pensiero tattico. Non era un generale da grandi strategie, ma un maestro della battaglia, capace di ottenere il massimo da unità spesso inferiori per numero e mezzi. Questa sua abilità, affinata nel fango del Carso, sarebbe stata messa alla prova suprema nel più grande conflitto della storia. Tra le 2 guerre, la sua carriera proseguì senza sosta. Divenne aiutante di campo onorario del re, un segno di stima da parte di quella corona a cui rimase sempre devoto, e comandò il prestigioso 9° Reggimento Bersaglieri.
Con l'avvento del fascismo, come quasi tutti i militari di carriera, si adeguò al nuovo clima politico, continuando a servire lo Stato. Partecipò alle operazioni in Etiopia e all'invasione dell'Albania nel 1939, dove guidò la colonna che sbarcò a Durazzo. Ogni incarico aggiungeva un tassello alla sua esperienza, preparandolo ai palcoscenici brutali della Seconda Guerra Mondiale. Quando l'Italia entrò in guerra nel giugno del 1940, la sua impreparazione fu subito evidente. In questo scenario di sconfitte, la figura di Messe emerse come quella di un risolutore. Il primo test fu il disastroso fronte greco-albanese. Chiamato a comandare un corpo d'armata speciale in una situazione critica, riuscì a contenere l'offensiva greca e a stabilizzare il fronte, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel gestire le crisi. Ma la sfida che lo consacrò a livello mondiale arrivò nell'estate del 1941. Mussolini, desideroso di partecipare alla crociata di Hitler contro il bolscevismo, decise di inviare un contingente sul fronte orientale. Nacque così il corpo di spedizione italiano in Russia e al suo comando fu messo proprio Giovanni Messe. Messe partì per la Russia con circa 62.000 uomini, equipaggiati in modo palesemente inadeguato per affrontare l'Armata Rossa e il terribile inverno russo. Le sue divisioni, definite autotrasportabili, erano in realtà per lo più a piedi, i carri armati erano leggeri, l'artiglieria antiquata. Nonostante questo, i risultati che ottenne nei primi mesi furono sorprendenti. Guidando con l'esempio, Messe condusse il corpo di spedizione italiano in Russia a una serie di vittorie tattiche in Ucraina, sconfiggendo forze sovietiche spesso superiori in battaglie come quelle di Petrikovka e Nikitovka. I suoi ordini del giorno, scritti con uno stile trascinante, celebravano le memorabili imprese dei suoi soldati. Tuttavia, Messe era un realista. Si rese conto quasi subito che quella guerra era una follia per l'Italia. Inviò a Roma rapporti sempre più preoccupati, sottolineando l'inadeguatezza dell'equipaggiamento e sconsigliando di allargare il contingente. Avvertì che trasformare il corpo di spedizione in un'intera armata, come voleva Mussolini per prestigio, sarebbe stato un errore fatale. Le sue proteste rimasero inascoltate. Mussolini creò l'armata italiana in Russia, affidandola a un altro generale, Italo Gariboldi, ritenuto più accondiscendente. Sentendosi scavalcato e in disaccordo, Messe chiese e ottenne di essere rimpatriato nel novembre del 1942, poco prima che la catastrofe invernale si abbattesse sull'Armir. Il suo ritorno fu quasi profetico. Aveva ottenuto successi, salvato l'onore delle armi italiane, ma soprattutto aveva capito prima di altri come sarebbe finita. La sua reputazione era al culmine. Era il generale che vinceva le battaglie difficili e che osava dire la verità al potere. Ma il destino gli riservava un'ultima, tragica missione. Mentre lasciava le steppe ghiacciate, il fronte si stava spostando sulle sabbie del Nord Africa. Nel gennaio del 1943 la situazione in Nord Africa era disperata. Dopo la sconfitta di El Alamein, le truppe italo-tedesche erano strette in una morsa in Tunisia. Fu allora che Mussolini si rivolse all'unico generale che sembrava capace di miracoli, Giovanni Messe. Fu inviato in Tunisia al comando della prima armata italiana, composta dai resti esausti delle divisioni che avevano combattuto nel deserto. Il suo compito era impossibile, resistere contro la schiacciante superiorità degli alleati. Messe disse chiaramente a Mussolini che senza rifornimenti sarebbe stato inutile. La risposta del duce fu chiara: tenere la Tunisia il più a lungo possibile per ritardare l'invasione dell'Italia. Nonostante tutto, ciò che Messe fece in Tunisia fu straordinario. Riorganizzò le truppe demoralizzate, guadagnandosi la stima dei tedeschi, incluso Rommel. Contro le forze soverchianti di Montgomery orchestrò una difesa tenace, infliggendo agli alleati diverse battute d'arresto, come sulla linea del Maret. La sua abilità tattica fu tale che persino i suoi nemici ne riconobbero il genio. Riuscì a prolungare la resistenza per mesi, in una dimostrazione di valore in una guerra ormai perduta. Il 12 maggio del 1943, con ogni risorsa esaurita, Mussolini gli inviò un telegramma: «Cessate il combattimento. Siete nominato maresciallo d'Italia. Onore a voi e ai vostri prodi». Fu una promozione simbolica, un attimo prima della resa. Il giorno dopo si arrese.
iniziò la prigionia, prima in Algeria e poi in Inghilterra. E fu lì che il mondo cambiò di nuovo. L'8 settembre 1943 il governo Badoglio annunciò l'armistizio. Per Giovanni Messe, monarchico convinto, la scelta fu immediata. Quando gli alleati lo rilasciarono nell'autunno del 1943, si mise al servizio del Regno del Sud. Accettò la nomina a capo di Stato Maggiore dell'esercito cobelligerante italiano. Qui inizia la controversia. Per i fascisti della RSI la sua decisione fu un tradimento. Il generale che aveva combattuto con i tedeschi ora li combatteva a fianco degli alleati. Ma per Messe non era una questione ideologica, la sua lealtà era verso lo Stato legittimo, incarnato dal re Vittorio Emanuele III. Dal suo punto di vista stava semplicemente continuando a servire la patria. Dal 1943 al 1945 si dedicò a ricostruire un esercito dalle ceneri, combattendo al fianco degli alleati. Quella scelta, per lui logica e onorevole, lo marchiò per sempre. Finita la guerra, l'Italia fece i conti con il proprio passato. La monarchia, per cui Messe aveva combattuto, fu abolita dal referendum del 1946. Per un uomo la cui vita era legata al re e al regio esercito, si apriva un futuro incerto. Rimase in servizio fino al 1947, ma non poteva certo ritirarsi a vita privata. Si dedicò a scrivere le sue memorie, tra cui La guerra al fronte russo e come finì la guerra in Africa, difendendo l'onore dei suoi soldati e criticando le decisioni politiche che portarono alla sconfitta. I suoi libri, spesso, accesero polemiche. La sua popolarità tra i reduci e i conservatori era immensa. Nel 1953 fu eletto al Senato come indipendente nelle liste della Democrazia Cristiana. La sua carriera parlamentare proseguì alla Camera, prima con i monarchici e poi con il Partito Liberale. In Parlamento divenne il punto di riferimento del mondo militare, battendosi per il riconoscimento dei sacrifici dei soldati, al di là del regime che li aveva mandati in guerra. Fondò l'Unione dei Combattenti d'Italia e fu una voce autorevole nel dibattito sulla difesa nazionale. La sua figura divenne un simbolo per una parte d'Italia che, pur accettando la democrazia, guardava con nostalgia a valori come patria e onore militare. Indicato da alcuni, come Indro Montanelli, quale possibile leader di una resistenza anticomunista, Messe rappresentò fino all'ultimo un polo per la destra moderata. Morì a Roma il 18 dicembre del 1968, a 85 anni. La sua eredità è complessa. Fu un soldato eccezionale, un tattico brillante. Fu un uomo fedele al suo re e al suo concetto di Stato. Ma fu anche un generale che servì un regime aggressore e che nel dopoguerra divenne una figura politicamente divisiva. La sua storia non è solo quella di un militare, ma è lo specchio delle contraddizioni di un'intera nazione. Dalle umili origini in Puglia alle trincee della Grande Guerra, dai successi tattici in Russia alla disperata resistenza in Tunisia, dalla prigionia al comando dell'esercito cobelligerante, fino ai banchi del Senato. La vita di Giovanni Messe è una delle più incredibili parabole della storia italiana del Novecento. Un uomo che ha conosciuto la polvere e la gloria, il rispetto dei nemici e l'accusa di tradimento. Un militare che ha cercato di restare fedele a un codice d'onore mentre l'Italia e il mondo cambiavano radicalmente. La sua figura ci costringe a farci domande scomode sulla lealtà, sul ruolo dei militari e su come una nazione fa i conti con il proprio passato. E voi, come giudicate la figura di Giovanni Messe? Un eroe, un abile stratega che si adattò agli eventi o una figura più complessa? Ditemi la vostra nei commenti.